Lezione 1. Presentazioni educate. Scusa, ma potresti ricordarmi ancora il tuo nome? Ovviamente, succede al meglio di noi, mi chiamo Anna. Grazie, Anna. Apprezzo la tua comprensione. Nessun problema. È facile dimenticare i nomi nelle conversazioni. Esattamente. Cerco sempre di ricordare, ma a volte mi sfugge di mente. È bene chiedere, dimostra che apprezzi l'altra persona. Sono completamente d'accordo. È importante creare connessioni. Sì, e aiuta a costruire un rapporto quando ricordi i nomi. Mi assicurerò di ricordare il tuo nome questa volta. Lezione 2. Gli aiutanti della natura. Hai sentito parlare dei diari degli infermieri e del loro ruolo nella natura? Sì, trovo affascinante il modo in cui aiutano le nuove piante a crescere. Esattamente. Gli alberi che cadono attraverso i fiumi possono creare dighe naturali. È vero, forniscono anche un habitat per varie specie. Sì, e aiutano a trattenere l'umidità nel terreno per una nuova crescita. La natura ha un modo incredibile di sostenere la vita. È incredibile quanto tutto sia interconnesso in un ecosistema. Decisamente, ogni elemento gioca un ruolo vitale nel mantenimento dell'equilibrio. Adoro conoscere questi processi naturali, sono così stimolanti. Lezione 3. Look vintage. È un'ottima idea. Ci aiuterà a creare autentici look vintage. Assolutamente. Gli stili vintage hanno un fascino e un carattere unici. Sì, e attraverso la moda raccontano storie di epoche passate. Adoro come i pezzi vintage possano aggiungere carattere a qualsiasi outfit. Esattamente. Mescolare il vecchio con il nuovo crea uno stile personale. Hai in mente qualche oggetto vintage specifico? Stavo pensando ad alcuni accessori classici che possono elevare il nostro look. Sembra perfetto. Gli accessori possono davvero fare una dichiarazione. Cominciamo ad esplorare i negozi locali alla ricerca di alcuni tesori nascosti. Lezione 4. Raccomandazioni culinarie. Ieri è stato fantastico. Hai qualche consiglio per oggi? Sono felice che ti sia piaciuto. Che ne dici di provare un favorito locale? Sembra perfetto. Mi piacerebbe esplorare opzioni più deliziose. C'è un posto fantastico noto per i suoi piatti di pesce. Oh, adoro i frutti di mare. In cosa sono specializzati? I loro tacos di pesce alla griglia sono assolutamente da provare, sono così saporiti. Sembra incredibile. Sono pronto per tuffarmi in nuovi sapori. Andiamo lì a pranzo, penso che rimarrai impressionato. Sono emozionato. Grazie per la raccomandazione, conosci sempre i posti migliori. Lezione 5. Dipingi e sorseggia divertimento. Mi piacerebbe unirmi a te per un evento Paint and Sip. Sembra fantastico. Troviamo insieme uno studio locale. Sì. Sarà un modo divertente per liberare la nostra creatività. Assolutamente. Inoltre, è una grande opportunità per rilassarsi e socializzare.
Hai in mente uno studio particolare? Ho sentito grandi cose su uno in centro. Offrono anche vino. Perfetto! Combinare la pittura con le bevande sembra un momento fantastico. Sì, non vedo l'ora di vedere cosa creeremo su tela. Sarà sicuramente un'esperienza memorabile. Lezione 6. Viaggio di fitness. Decisamente. Mi sento più forte e la mia resistenza è aumentata in modo significativo. È fantastico. È bello vedere che il tuo duro lavoro viene ripagato. Sì, ho rispettato costantemente la mia routine di allenamento. Questa è la chiave. La coerenza è fondamentale per qualsiasi percorso di fitness. Mi sto concentrando anche sulla mia alimentazione, il che aiuta molto. Questo è importante. Una buona dieta supporta efficacemente i tuoi allenamenti. Mi sento più energico e motivato che mai. È fantastico. Continuate così, sei fonte di ispirazione. Grazie. Apprezzo il tuo supporto, significa molto per me. Lezione 7. Riordinare gli spazi. È sorprendente come il decluttering aiuti a creare più spazio nelle nostre case. Assolutamente. Ridurre il disordine non solo rende le cose più ordinate, ma dà anche una sensazione rinfrescante. Sì, e ci permette di concentrarci su ciò che conta veramente nei nostri spazi abitativi. Sono d'accordo. È quasi come se ti fossi tolto un peso dalle spalle. Inoltre, è più facile trovare le cose quando ogni cosa è al suo posto. Esattamente. Adoro la sensazione di una casa pulita e organizzata. Hai provato qualche metodo specifico per fare decluttering? Sì, spesso seguo la regola uno dentro, uno fuori per mantenere le cose in equilibrio. È un'ottima strategia. Aiuta davvero a mantenere l'ordine nel tempo. Lezione 8. Rugby e cultura americana. Nel XIX secolo, il rugby non si adattava del tutto alle norme culturali americane. Interessante. Allora, come è emerso il football americano da tutto ciò? Ebbene, man mano che il rugby si è evoluto, ha adottato caratteristiche che hanno avuto maggiore risonanza presso il pubblico americano. Vedo. È logico che un nuovo sport debba allinearsi ai valori locali. Esattamente. Il football americano è diventato più aggressivo e strategico. Questo cambiamento deve aver fatto appello allo spirito competitivo della cultura. Sì, ed è cresciuto rapidamente in popolarità, diventando un punto fermo degli sport americani. È affascinante come gli sport si evolvano con le influenze culturali, non è vero? Assolutamente. Mostra come l'adattamento sia la chiave del successo in qualsiasi campo. Lezione 9. Azioni ponderate. Ad esempio, quando si attraversa una porta, una persona premurosa la terrà aperta. È un gesto semplice ma significativo. Mostra premurosità verso gli altri. Assolutamente. Piccoli atti di gentilezza possono fare una grande differenza nella giornata di qualcuno. Sì, crea un'atmosfera amichevole e incoraggia interazioni positive. È interessante come queste piccole cose possano riflettere i nostri valori. Esattamente. Essere premurosi è un segno di rispetto ed empatia.
Pensi che queste azioni stiano diventando meno comuni al giorno d'oggi? A volte, ma credo che molte persone apprezzino ancora la gentilezza nella vita di tutti i giorni. Lo spero. È importante coltivare una cultura della considerazione. Lezione 10. Dinamiche dell'hockey su ghiaccio. Nell'hockey, invece della palla, i giocatori usano un disco di gomma nera dura chiamato disco. Giusto. È affascinante come il gioco ruoti attorno a un oggetto così piccolo. Sì, e i giocatori pattinano sul ghiaccio cercando di segnare gol. Richiede abilità e velocità incredibili per maneggiare il disco in modo efficace. Assolutamente. La natura frenetica del gioco tiene tutti sulle spine. Adoro il modo in cui il lavoro di squadra gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento del successo nell'hockey. Sì, comunicazione e strategia sono elementi chiave sul ghiaccio. Hai mai provato a giocare a hockey da solo? Io ho. È impegnativo ma molto divertente far parte di una squadra. Lezione 11. Raggiungere gli obiettivi. È impressionante. Sono sicuro che ci riuscirai con dedizione. Grazie. Credo davvero che il duro lavoro alla lunga ripaghi. Assolutamente. Stabilire obiettivi chiari è il primo passo verso il successo. Sì, e restare concentrati su questi obiettivi fa un'enorme differenza. Hai una tempistica specifica per raggiungere i tuoi obiettivi? Ho fissato alcune pietre miliari per monitorare i miei progressi lungo il percorso. Questo è un approccio intelligente. Ti mantiene motivato e responsabile. Esattamente. Celebrare le piccole vittorie mantiene vivo lo slancio. Non vedo l'ora di vederti raggiungere i tuoi obiettivi, stai andando alla grande. Lezione 12. Preferenze per gli acquisti di generi alimentari. Per fare la spesa preferisco andare la mattina presto. È una scelta intelligente. Allora i negozi sono solitamente meno affollati. Esattamente. Posso fare acquisti al mio ritmo senza avere fretta. Inoltre, ottieni i prodotti più freschi se vai presto. Sì. Adoro scegliere la frutta e la verdura migliore. Fai una lista prima di andare a fare la spesa? Decisamente. Mi aiuta a rimanere organizzato ed evitare acquisti impulsivi. È un'ottima strategia. Dovrei iniziare anch'io a fare delle liste. Rende l'intera esperienza molto più efficiente. Lezione 13. Gestione dei reclami. La preparazione è fondamentale in ogni professione. Come gestisci i reclami dei clienti? Ascolto sempre attentamente prima le loro preoccupazioni. È un ottimo approccio. Dimostra che apprezzi il loro feedback. Sì, credo che comprendere la loro prospettiva sia la chiave per la risoluzione. Quali passi fai dopo averli ascoltati? Mi scuso sinceramente e assicuro loro che lavorerò a una soluzione. Questo è importante. Le persone apprezzano quando i loro problemi vengono presi sul serio. Assolutamente. Anche il follow-up dopo aver risolto il problema è essenziale. Dimostra impegno per la soddisfazione del cliente. Lezione 14. Provare nuove esperienze. Sembra interessante.
Vorrei andare a provare. Grande, non esitare più, facciamolo accadere. Assolutamente. È sempre emozionante esplorare nuove attività. Sì, provare qualcosa di nuovo può essere così rinfrescante e divertente. Cosa hai in mente per la nostra prossima avventura? Stavo pensando a un corso di ceramica, potrebbe essere molto divertente. Sembra fantastico. Ho sempre desiderato cimentarmi con la ceramica. Perfetto! Troviamo uno studio locale e prenotiamo una sessione. Sono emozionato. Sarà un ottimo modo per liberare la nostra creatività. Lezione 15. Misurare le altezze. Quindi dovremmo disegnare un'altezza e misurarla accuratamente. Sì, l'altezza non dovrebbe essere né 20 né troppo corta. Esattamente. Deve essere perfetto per il nostro progetto. Come pensi che dovremmo affrontare il processo di misurazione? Penso che l'uso di una livella e di un metro a nastro garantirebbe la precisione. È intelligente. È importante essere precisi con le nostre misurazioni. Sì, e dovremmo ricontrollare per evitare errori. Assolutamente. È meglio prenderci il nostro tempo e farlo bene. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento. Lezione 16. Soluzioni di archiviazione. È un'ottima idea. Di solito ho difficoltà a trovare soluzioni di archiviazione. Capisco perfettamente. Può essere una vera sfida. Sì, soprattutto quando lo spazio in casa è limitato. Hai provato qualche metodo specifico per organizzare le tue cose? Ho sperimentato contenitori e scaffali, ma ho bisogno di soluzioni migliori. Che ne dici di utilizzare mobili multifunzionali per aggiungere spazio di archiviazione? È un'idea intelligente. Massimizza lo spazio mantenendo le cose in ordine. Esattamente. Inoltre, può migliorare l'estetica della tua stanza. Lo esaminerò sicuramente. Grazie per il suggerimento. Lezione 17. Ricordi di famiglia. Era una delle migliori tazze di mia madre, quindi avevo paura che si arrabbiasse. Oh no, è successo qualcosa? Sì, l'ho rovesciato accidentalmente mentre cercavo di fare uno spuntino. Sembra stressante. Posso capire perché dovresti essere preoccupato. Esattamente. Era un cimelio di famiglia e sapevo che significava molto per lei. Ne hai parlato con lei? Non ancora. Sto cercando di trovare un modo per risolverlo prima. È premuroso. Forse potresti sorprenderla con una riparazione. Spero che funzioni, voglio mantenere vivo il ricordo. Lezione 18. Obiettivi di fitness. Sto cercando di diventare più sano. Quale palestra stai considerando? Non ne sono ancora sicuro. Ho sentito parlare bene di un paio di posti. È un buon inizio. Cosa cerchi in una palestra? Voglio un posto con una varietà di classi e una buona attrezzatura. Ha senso. È importante avere opzioni per mantenere le cose interessanti. Esattamente. Preferisco anche un'atmosfera amichevole dove posso sentirmi a mio agio.
Capisco. Una comunità solidale può davvero motivarti. Sì, rende l'allenamento molto più piacevole. Diamo un'occhiata insieme ad alcune palestre, potrebbe essere divertente. Lezione 19. Il calore invernale. Dopo che avrò finito di spalare il vialetto, entriamo in casa. Sembra un buon piano. Fuori deve fare freddo. Sì, e poi ci scaldiamo mani e piedi davanti al camino. Sembra così accogliente. Adoro la sensazione di calore dopo essere stato fuori. Esattamente. Non c'è niente di meglio di una bevanda calda accanto al fuoco. Hai una bevanda invernale preferita? La cioccolata calda è la mia preferita. E tu? Adoro un buon sidro di mele speziato. È perfetto per le giornate fredde. Facciamone alcuni insieme dopo aver finito di spalare. Lezione 20. Pianificazione del viaggio. Preferisci prenotare tutto in anticipo o avere un approccio più spontaneo? Di solito mi piace prenotare in anticipo. Mi aiuta a sentirmi organizzato. Ha senso. Può ridurre lo stress durante il viaggio. Assolutamente. Sapere dove alloggerò mi dà tranquillità. Lo vedo. Ma a volte la spontaneità può portare ad avventure inaspettate. Sì, può. C'è qualcosa di entusiasmante nell'essere aperti a nuove esperienze. Hai mai fatto un viaggio spontaneo? Io ho. Si è rivelata una delle mie migliori avventure. È fantastico. Penso che un equilibrio tra i due metodi sarebbe l'ideale. Lezione 21. Progressi medici. Gli scienziati stanno ora decodificando il progetto della vita umana. È affascinante. Sembra una svolta nella medicina. Sì, e con questa consapevolezza, le cure per le nostre malattie più temute sembrano possibili. È incredibile. Immagina quante vite potrebbero essere migliorate. Esattamente. È emozionante pensare al futuro dell'assistenza sanitaria. Spero che questa ricerca porti a trattamenti efficaci per le malattie croniche. Anche io. È sorprendente quanta strada abbia fatto la scienza negli ultimi anni. Sì, e il potenziale è illimitato quando si tratta di genetica. Non vedo l'ora di vedere quali scoperte verranno fatte nei prossimi anni. Lezione 22. Domande di lavoro. Nella maggior parte dei casi non è necessario presentare domanda di persona, puoi farlo online. È vero, molte aziende ora preferiscono le applicazioni digitali. Sì, rende il processo più rapido ed efficiente per tutti. Esattamente. È conveniente inviare tutto con pochi clic. Ma pensi che ci siano vantaggi nel fare domanda di persona? A volte sì, può mostrare iniziativa ed entusiasmo. Questo è un buon punto. Stabilire una connessione personale può essere prezioso. Assolutamente. Può aiutarti a distinguerti dagli altri candidati. Immagino che dipenda dalla cultura aziendale e dalla posizione. Lezione 23. Partecipazione alle riunioni. Hai intenzione di partecipare alla riunione, incluso il manager? Sì,
Penso che sia importante che tutti siano presenti. Sono d'accordo. Avere tutti presenti può favorire una migliore comunicazione. Assolutamente. Permette una discussione più produttiva. Ok, invierò un'email per informarli della nostra presenza. Sembra fantastico. È bello tenere tutti informati. Sì, e dimostra il nostro impegno nel progetto. Non vedo l'ora di sentire i pensieri di tutti durante l'incontro. Anche io. Gli sforzi collaborativi portano sempre a risultati migliori. Lezione 24. Musica jazz. La musica jazz, sia vecchia che nuova, viene trasmessa alla radio e negli stereo di casa. Sì, c'è qualcosa di senza tempo nel jazz che piace a molti. Assolutamente. Crea un'atmosfera così rilassante. Adoro come combina l'improvvisazione con il ritmo e la melodia. Esattamente. Ogni performance può sembrare unica e spontanea. Hai un artista jazz preferito? Mi piace molto Louis Armstrong, il suo modo di suonare la tromba è iconico. È fantastico. Adoro anche la voce di Ella Fitzgerald, è così fluido. Sì, riesce a portare emozione in ogni canzone. Lezione 25. Test delle prestazioni. Alcuni test potrebbero evitare di essere rilevati, impedendo l'uso di potenziatori delle prestazioni. Questo è un punto interessante. Che impatto pensi che questo possa avere sullo sport? Solleva interrogativi sull'equità e l'integrità nella concorrenza. Assolutamente. Gli atleti dovrebbero competere in condizioni di parità. Sì, ed è essenziale mantenere protocolli di test rigorosi. È importante garantire che tutti i concorrenti seguano le stesse regole. Sono d'accordo. La trasparenza crea fiducia nelle organizzazioni sportive. Decisamente. I fan vogliono vedere talento genuino e duro lavoro. Speriamo che i progressi nei test continuino a migliorare l'integrità dello sport. Lezione 26. Il viaggio di Paperone. Nella storia, il primo spirito arriva e riporta Scrooge alle prime scene della sua vita. È un momento potente. Evidenzia davvero le sue scelte passate. Sì, è affascinante il modo in cui i suoi ricordi modellano chi è oggi. Assolutamente. Quelle esperienze definiscono il suo carattere e la sua visione della vita. Adoro il modo in cui lo spirito gli mostra l'importanza della riflessione. Sì, ci ricorda che comprendere il nostro passato può portare al cambiamento. Penso che il viaggio di Paperone sia una bellissima rappresentazione della redenzione. Decisamente. Non è mai troppo tardi per cambiare e abbracciare la gentilezza. Discutiamo di più sui temi della storia dopo averla letta. Lezione 27. Bilanciare la vita. Può essere scomodo per le persone impegnate con il lavoro e la vita familiare. Sono completamente d'accordo. Trovare il tempo per tutto può essere una vera sfida. Tuttavia, molti uomini e donne sono disposti a fare sacrifici per bilanciare il tutto. Sì, dare priorità ai compiti è essenziale per gestire sia le responsabilità lavorative che quelle domestiche. Hai trovato qualche strategia efficace per bilanciare la tua vita?
Cerco di pianificare le mie attività e di stabilire dei limiti per evitare il burnout. Questo è un approccio intelligente. È importante anche fare delle pause. Decisamente. La cura di sé è vitale per mantenere il benessere generale. Condividiamo suggerimenti su come possiamo sostenerci a vicenda nel raggiungere l'equilibrio. Lezione 28. Pesare i prodotti. Va bene, lascia che ti pesi le mele e le arance. Grazie. Aiuta a conoscere il peso esatto quando si fa la spesa. Ti serve altro già che ci sono? Sì, potresti anche prendere dei limoni. Sono perfetti per cucinare. Sicuro. I limoni freschi possono aggiungere un bel tocco a molti piatti. Esattamente. Adoro usarli nelle insalate e nelle marinate. Altro sulla tua lista? Penso che questo copra tutto per ora. Grazie per l'aiuto. Nessun problema. È sempre divertente fare acquisti insieme. Lezione 29. Feedback sul progetto. Ottimo lavoro sul progetto. Hai ricevuto feedback? Sì, hanno elogiato il nostro approccio, che è stato davvero incoraggiante. È fantastico. È sempre bello ricevere rinforzi positivi. Assolutamente. Ci motiva a continuare a migliorare e innovare. Quali aspetti specifici hanno evidenziato? Hanno apprezzato la nostra attenzione ai dettagli e la creatività. È meraviglioso sentirlo. Queste qualità sono così importanti nel nostro lavoro. Decisamente. Credo che abbiano davvero risuonato con il nostro pubblico. Continuiamo a costruire su questo successo per progetti futuri. Lezione 30. Trasferimenti alberghieri. I trasferimenti per gli ospiti dell'hotel sono davvero convenienti. Sì, rende il viaggio molto più semplice per tutti i soggetti coinvolti. Qual è il processo per organizzare questi trasferimenti? In genere, gli ospiti possono richiedere i trasferimenti al momento della prenotazione del soggiorno. È utile. Garantisce che abbiano un arrivo regolare. Esattamente. Inoltre, consente loro di concentrarsi sul godersi il viaggio. Hai già utilizzato tali servizi? Sì, e ha reso la mia esperienza di viaggio molto più piacevole. Vedo che sarebbe un ottimo servizio da offrire. Lezione 31. Supporto personalizzato. Mi concentrerò sulla fornitura di supporto personalizzato e soluzioni su misura ai clienti. È un'ottima strategia. Dimostra che ti preoccupi dei loro bisogni individuali. Assolutamente. Comprendere le loro sfide uniche è essenziale per il successo. Sì, crea fiducia e promuove relazioni forti. Hai già implementato questo approccio nel tuo lavoro? Sì, e il feedback è stato estremamente positivo. È fantastico. I tocchi personali possono fare la differenza. Esattamente. I clienti apprezzano quando si sentono apprezzati e compresi. Continuiamo a dare priorità a questo metodo nei nostri progetti futuri. Lezione 32. Celebrazioni di Natale. Il Natale è sicuramente una delle feste più importanti e più amate d'Europa.
Sì, le tradizioni e le feste sono davvero notevoli. Ogni paese ha il suo modo unico di festeggiare, il che è affascinante. Assolutamente. Adoro il modo in cui le persone si riuniscono per condividere gioia e buona volontà. Le decorazioni e le luci creano un'atmosfera davvero magica. Sì, passeggiare per le strade in questo periodo è incantevole. Hai una tradizione natalizia preferita? Mi piacciono i mercati festivi e provo cibi di stagione. Sembra delizioso. È un modo meraviglioso per vivere la cultura. Lezione 33, Giornata del Canada. Il 1° luglio è il Canada Day, che è una festa nazionale in Canada. Sì, è una giornata piena di celebrazioni e festeggiamenti. Le persone in tutto il paese si riuniscono per celebrare la loro eredità. Assolutamente. Ci sono sfilate, fuochi d'artificio e vari eventi. È una grande opportunità per i canadesi di esprimere il loro orgoglio. Sì, ed è divertente vedere come le diverse regioni celebrano in modi unici. Hai mai partecipato alla celebrazione del Canada Day? Io ho. L'energia e l'entusiasmo sono contagiosi. Mi piacerebbe sperimentarlo con te un giorno. Lezione 34. Dichiarazione di indipendenza. Tuttavia, quando gli Stati Uniti dichiararono la propria indipendenza nel 1776, ciò non fu più possibile. È vero, lo spostamento del potere ha cambiato significativamente le relazioni. Sì, ha segnato un punto di svolta nella storia di entrambe le nazioni. Deve essere stato un periodo tumultuoso per tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. La lotta per l'indipendenza ha avuto un impatto su molte vite. E ha posto le basi per gli sviluppi futuri nella regione. È affascinante il modo in cui tali eventi modellano il nostro mondo oggi. Sì, comprendere la storia ci aiuta ad apprezzare il nostro presente. Esploriamo insieme di più su questo periodo, è così intrigante. Lezione 35. Viaggio aereo. So che non puoi volare come un uccello, ma potresti aver fatto un giro in aereo. Sì, l'ho fatto. Volare è un'esperienza davvero unica. Lo è davvero. La vista dall'alto è mozzafiato. Assolutamente. Adoro vedere le nuvole e i paesaggi dal cielo. Hai viaggiato in qualche posto interessante in aereo? Sì, sono stato in alcuni paesi e ogni volo è stato un'avventura. Sembra fantastico. Il viaggio aereo apre tantissime opportunità. Decisamente. È emozionante esplorare nuove culture e ambienti. Pianifichiamo insieme il nostro prossimo viaggio, sarà un'avventura.